In Cina agli stranieri non era permesso campeggiare, quindi l'unico modo per farlo era di aspettare che non passassero auto, così da potermi nascondere sotto la strada nei canali per il flusso dell'acqua piovana. Questa qui è la seconda volta che ho barato in questo viaggio. Avevo già sentito da altri viaggiatori che nella zona della città di Urumqi avrei avuto problemi con la polizia. Una pattuglia ha iniziato a seguirmi per accompagnarmi alla stazione di polizia più vicina. Lì, gli agenti hanno voluto caricare la mia bici su un loro furgone. Dopo 70 km siamo arrivati ad Urumqi, dove volevano farmi dormire in un hotel, di lusso per lo più. A quel punto mi sono arrabbiato e mi sono rifiutato di dormire in quell'hotel, dicendo di non potermelo permettere. I poliziotti, disperati, avevano addirittura chiesto alla reception se potevo dormire gratis, ma invano. Così si sono arresi e mi hanno lasciato in un parco dove potevo campeggiare. Non sentendomi al sicuro, sono andato a dormire di nascosto nel parcheggio dell'aeroporto lì vicino. Nelle regioni dello Xinjiang e del Gansu mi era permesso di pedalare solo in autostrada. Potevo entrare solo in certe città e solo per motivi essenziali, come ad esempio per comprare da mangiare. Il lato positivo era che la strada era quasi sempre pianeggiante. Le temperature nel deserto del Gobi durante le ore centrali erano insopportabili. Più volte ho visto il termometro raggiungere i 50 gradi. A peggiorare le cose era la difficile reperibilità di acqua. Una mattina mi sono svegliato con un forte dolore all'addome. Successivamente ho scoperto che avevo i calcoli renali. Per fortuna, dopo qualche giorno, i calcoli hanno smesso di muoversi e non ho più avuto dolori. Dopo 2000 km il paesaggio si faceva man mano sempre più verde. Stavo finalmente uscendo dal deserto del Gobi. Una volta attraversato le regioni dello Xinjiang e del Gansu, non mi era più permesso di pedalare in autostrada. Ma visto che le strade normali erano molto più caotiche e pericolose, quando avevo l'occasione rientravo di nascosto in autostrada e una volta dentro alla polizia non interessava, perché nessun agente aveva voglia di scortarmi per diversi chilometri fino alla prima uscita.
Nella città di Wuwei mi sono fermato per estendere il visto cinese. In ostello ho anche conosciuto un altro cicloviaggiatore, Graham, che proveniva dall'Inghilterra ed era diretto in Giappone. Avendo un pezzo di strada in comune, abbiamo viaggiato insieme per un paio di giorni. Dopo aver fatto un passo di 3000 metri, abbiamo trovato dei monaci buddisti che bruciavano della frutta per il Buddha. Essendo fuori dal deserto del Gobi, pensavo che non avrei più sofferto il caldo, ma mi sbagliavo. Le temperature erano sempre intorno ai 40 gradi, ma con una umidità maggiore del 90% costante tutto il giorno. Per l'eccessivo caldo non riuscivo a dormire la notte per più di 4 ore. Ogni giorno pedalare diventava sempre più faticoso, ma dovevo muovermi ad arrivare a Shanghai, perché c'era un uragano in arrivo. Fortunatamente sono arrivato a destinazione 2 giorni prima che l'uragano arrivasse. Qui si è concluso il mio viaggio. Durante i miei 4 giorni di permanenza nella metropoli sono andato a vedere il mare cinese.